Niente, ieri sera poi siamo collassati, siamo andati talmente in defaticamento che abbiamo detto buonanotte al secchio, ci siamo addormentati e non vi abbiamo dato la buonanotte. Ieri sera abbiamo deciso di andare a letto senza dare la buonanotte. No, ma siamo anche andati a letto presto. Ma oggi siamo già svegli. Siamo già svegli, sono le 9 e un qualcosa. E domenica dovrò andare... Sto parto cesareo. È un parto di quelli in acqua. Devo andare a continuare la macchina di Corrado, anche se lui ancora non ha comprato il liquido poi da metterci, però voglio finire di smontare l'ultimo pezzo, che è la pompa dell'acqua che è attaccata, sostituirla con la pompa nuova, iniziare il rimontaggio e poi l'ultima cosa sarà mettere il liquido e fare lo spurgo e quant'altro, però ce n'è da fare, quindi volevo un attimino andare avanti con quell'operazione, almeno me la toglievo di mezzo, perché poi c'ho da lavare i vestiti qua addosso che sono da lavoro, anche se devo fare ancora la pompa dell'acqua del camper, che ora non sta più gocciolando. Sì, non l'abbiamo più usata, abbiamo fatto ieri carico e scarico, pochi chilometri. Secondo me è quando si scalda tanto. Si dilata un po' e inizia a perdere. Prima di rimanere a piedi è meglio, poi c'è anche in cantiere quello. Poi vediamo. Intanto abbiamo fatto colazione con l'agnello senza canditi, anziché la colomba, che è la stessa cosa, cambia la forma. Ora faccia denti, ci resettiamo e iniziamo il work in progress. Rimosso l'ultimo pezzo, pompa dell'acqua, direi un po' arrugginita qua visto tempi migliori. Si sente il cuscinetto che ha sbancato dentro e perdeva da qua praticamente. Anche il cuscinetto proprio non gira malissimo. Ora puliamo tutto bene il rasamento e andiamo ad inserire la nostra nuova pompa dell'acqua che gira un po' meglio, senza rumori, con la sua guarnizione nuova. Inizia il processo inverso, il rimontaggio al contrario, perché questo era l'ultimo pezzo più interno. Ora da qui bisogna montare questo e tornare indietro fino all'origine. Sarebbe da mettere in un time lapse da quando l'abbiamo smontato, ora quando lo rimontiamo basta che metti il time lapse al contrario e fai la stessa cosa. Che punto siamo? A punto di non ritorno. Al montaggio. Siamo al rimontaggio. Allora devi darmi una mano ora. Quindi allora, stiamo mettendo la cinghia dei servizi nuova e dobbiamo tirare giù di cinghia per andare a cavallare sull'ultima ruota dell'alternatore la cinghia nuova. Work in progress, i lavori continuano, siamo a buon punto. La macchina sta riprendendo faccia, nel senso che rimontata la ventola, i pezzi nuovi, tutto fissato, qua è fissato, montati anche i radiatori dell'acqua e dell'aria condizionata. L'aria condizionata, per chi volesse fare il leone da tastiera, prima di staccare i tubi, perché il gas non va rilasciato nell'ambiente. Ah beh, quella è la griglia finale, va all'ultimo. Prima di aver tolto il radiatore dell'aria condizionata ho controllato se c'era gas nell'impianto, ma mio suocero mi aveva già confermato che l'aria condizionata non andasse, quindi ho controllato e sfiaccendo lo sfiato dai tubi appositi non c'era gas nell'impianto, quindi ho potuto smontare senza problemi. Altrimenti devi andare in un'officina autorizzata che possa toglierti il gas facendoti il vuoto, in maniera che poi tu puoi metterci mano. Ma visto che non c'era gas, o ha il radiatore bucato o non l'hanno mai ricaricata, comunque c'ha 20 anni la macchina, 22 anni, quindi potrebbe essere che era solo scarica, come nella punta. Quindi per il leone da tastiera si muore dai ROI senza aria condizionata. condizionata. No, stavo spiegando perché il gas dell'aria condizionata non lo puoi rilasciare in aria. Se arriva il leone da tastiera e tolto l'aria condizionata, sì, perché non c'era gas nell'impianto, se no sarei andato da un amico che conosco qua che al macchinario facevo il vuoto e lo tiravo via. Quindi boh, siamo a questo punto. Sto fissando ora la calandra di plastica, dobbiamo serrare tutti i bulloni, manca ancora da mettere quei bulloni, ma ora in tutta la calandra ci andranno, poi se avanzano li buttiamo via così mio suocero non se ne accorge e siamo a posto. Se avete bisogno di tagliandi, di cose abbastanza... Ho tirato giù mezzo motore. Ho tirato giù mezzo motore, vabbè. Però Angelo c'è, che fa anche quello. Meccanico oltre che calzolai. Allora, macchina finita. Abbiamo messo in moto, è tutto funzionante e abbiamo anche già mangiato in casa di mia suocera. Chiave inglese. Ora gli metto solo un pezzo di cartone sotto per vedere che stando ferma non ci siano perdite, ma abbiamo già mandato in temperatura, l'ho collegato con l'OBD e tutto ed è tutto ok. Quindi ora ci cambiamo, che andiamo in giù
che andiamo a salutare degli amici che ci seguono anche nel canale, ma sono amici di vecchia data, non solo del canale, quindi ci sta. Mezzo è pronto, top number one. Siamo arrivati in giù, ora aspettiamo che arriva la nostra amica. Qui una volta erano tutti negozi e garage, tutti appartamenti. Stavano dicendo che ora su Savona tanti affittano solo a vacanza praticamente. Trovare una casa a lungo termine è impossibile, quasi impossibile. Vabbè, e poi ci andiamo a mangiare, mi sa, un gelatino da Cora. Dicelo qua. Non ho mangiato il dolcino per Cora. Non mi ricordo se ve l'abbiamo già fatto vedere, però se no vi facciamo vedere ora le coppe della gelateria Cora, sia per i nuovi follower. Non mi ricordo. Comunque, per i nuovi che si sono aggiunti la vedranno. Gelateria Cora di Savona, che è sempre la top number one. Siamo arrivati da Cora, facciamo vedere le mega coppe che fanno qua. Quello di Christian è il più particolare. Spaghetti di gelato spettacolare al pistacchio, crema e cose varie, Nutella. Lei è la Miki. Ciao. Lei si è presa la nocciotella, no? Affogata la Nutella. Io ho preso questo che l'ha affogato al caffè. Jessica la nocciotella. Tu hai preso un tubo. E sorbetto al limone. La Giannina che ci segue nei video e ora si rivedrà poi in automatico. Loro è come se fosse una mamma acquisita e una sorella, perché amici di ci infanzia. conosciamo da una vita. Ora ci sbraniamo il gelatino. Buona ragazzuoli, come sempre il gelatino di Cora è il top, e soprattutto qua sul lungomare. Oggi c'è una giornata spettacolare, c'è il mare che è abbastanza una tavola. Spettacolo, 5 secondi di mare di calma ci vogliono. Ora ci facciamo 2 passi per smaltire questo mega gelatone. Buona Cico, gelato preso, passeggiata presa, ci siamo fatti 2 risate con i nostri vecchi amici d'infanzia, più di Jessica che i miei, però conosco anch'io. Niente, ora torniamo, che è quasi ora di cena, giusto? Ora torniamo a Ci casa aspetta lo spezzatino, ce la posso fare? Ci aspetta lo spezzatino, lo vedrete tra poco. Stasera Corrado, e non la Dina, quindi bisogna dare i meriti a Corrado, ci ha preparato lo spezzatino al sugo con le patate, i fagioli. Buono. E la carne l'hanno presa in una macelleria che c'è qua vicino, che noi le abbiamo detto che in Spagna prendiamo spesso la carne dai musulmani perché ci troviamo bene. Allora sono andati a prendere un po' di roba anche loro, che c'è qua una macelleria, poi andiamo a tastarla anche noi, vediamo com'è. E niente, ha preso lo spezzatino, il ragù dell'altro giorno anche l'ha preso lì. Buono. Questa è la sua faccia. Jessica l'ha già provato, dice che è buono, ora lo devo Promosso. testare anch'io. Promosso? Corrado promosso. Bravo Corrado, grazie. Buon appetito. Tu Dina stasera niente meriti, non hai fatto niente. Stasera Hai fatto non ho vacanza. lavorato. Buona ragazzi, cena fatta. Siamo tornati nel nostro habitat. Vuole... Il paletto vuole... Perché mi hai morso prima? Ah, adesso mi dai i bacini. Perché c'è lo stuzzicadente mi dai in i mano. bacini. No, quanti bacini ora che mi dà. Monello che non Si sei pulisce il altro. dentino. Qua abbiamo l'altra monella. Ora facciamo un'oretta di Pippo Bernice fuori. non è una monella. Sì, Bernice è monella. No, è Sì. brava Bernice. No, è monella. Comunque ora facciamo un'oretta di relax. Ci vediamo domani con un nuovo episodio. Buonanotte a tutti, alla prossima. Mondo, buongiorno. Siamo già in giro. Oggi portiamo Noemi a scuola. Saluta i follower, Noemi. Non c'ha voglia di andare a scuola, vorrebbe stare in giro. E niente, c'è anche Jessica, perché stamattina siccome abbiamo detto andiamo a fare colazione da Caviglia, allora tutti sono svegliati, c'è anche il mini bro. Tutti, dici colazione Caviglia, si svegliano tutti, addrizzano tutte le orecchie. Quindi portiamo Noemi a scuola e poi andiamo a fare colazione. Vediamo se per caso riusciamo a tirare giù dal letto anche Emiliano e gli facciamo fare colazione anche a lui. Se no mi sa che lui lo vedrete più tardi. Buona, o lavoro oggi, no? Sì. Ah no, sì, oggi lavoro, è vero, lunedì. Ci vediamo tra poco. Buona ragazzi, arrivati da Caviglia ci siamo sbranati un cannolo al volo perché c'era pieno di gente, quindi non vi abbiamo fatto vedere niente, l'abbiamo fatto in piedi veloce. Ci vediamo ora, andiamo a vedere a Savona se c'è aperto un posto per lavare Bernice, che ci ricordiamo che ai tempi in via Guido Bono c'era, ma non sappiamo se c'è ancora, quindi andiamo a vedere. Bene, siamo andati a vedere il negozio per gli animali. C'è, però apre alle 5 del pomeriggio per rilasciarti la tessera per poter entrare, altrimenti non puoi entrare per lavare il cane. Noi la tessera non ce l'abbiamo più, forse ce l'avevamo 10 anni fa, non mi ricordo.
Poi siamo andati già anche a ridare indietro i pezzi, i filtri che non mi servivano e pagato il materiale che invece ho utilizzato. E ora stiamo tornando su verso la base, perché tanto la macchina di Corrado è pronta e devo risistemare tutta l'attrezzatura un po' nel carretto, anche se dovrei fare prima invece il camper, perché almeno poi faccio lavare i vestiti, lavo tutto, faccio tutto a posto. Se non metto a posto l'attrezzatura poi la devo ritirare giù per fare il camper. Cosa dici? Sperando che non servono 27 miliardi di chiavi anche per il camper. In teoria no, perché c'è la laterale, il camper, la pompa dell'acqua, quindi non dovrebbe essere un grosso problema. Il problema è... vabbè, ci pensiamo. Siamo tornati a destinazione, ma la prima cosa che faccio, già che mi è venuto in mente, sostituiamo il volante, che è tutto rovinato. Quello qua che è un po' più decente, me l'ha lasciato il tizio. Svitiamo l'airbag, che sono 3 brugole del 5 da dietro. Da qua dietro ci sono le brugoline. Viene via questo e poi c'è il bullone centrale, che non mi ricordo che chiave è, devo andarla a prendere quella. Comunque cambiamo il volante, così anche questo è fatto e poi possiamo buttare via il vecchio, se no c'avevo diciamo il nuovo nel cofano che mi girava, almeno buttiamo via questo che è tutto rovinato e ce lo togliamo di mezzo. Top, volante messo, ora ci diamo una bella pulita perché era in stati pietosi, nel senso che era nel baule anche, che sta tutto sporco, e lavoro terminato. Questo lo mandiamo in pensione. Un po' di differenza c'è, dai, è un po' più meglio. Buona, vamo. Allora, sono andato a mettere a posto un po' il carretto perché era in stati pietosi, con tutta l'attrezzatura in giro, è sporco, brutto. Non vi ho fatto vedere perché stanno rifacendo il pezzo di asfalto. Dentro il carrello, dentro il rimorchio c'era un rumore inferno, rimbombava tutto, quindi non mi avreste sentito. Ora torniamo alla base, ci facciamo un bel caffettino e devo fare mente locale sul fatto che devo cambiare la pompa dell'acqua al camper e organizzarmi mentalmente sul tutto, quindi anche quello era un passaggio da fare. Intanto mentre arrivo dal camper vi faccio vedere, ho messo una prolunga e ho attivato, ve lo ricordate il marchingegno, l'igienizzatore, l'ionizzatore, quell'affare là. Lo lasciamo un'oretta lì che agisce, abbatte un po' di microbi e cose strane, microbi. Ci abbiamo Pippotto. Cosa fa questo principino qua messo qua? Fa il monello. Fa il monello, fa. Jessica sta al computer. Facciamo un caffettino time? Via. Bene, allora. Sono in camperozzo, ecco, Bernice è salita in camper, si è sentito. Jessica ha lavorato un po' al computer, io ho fatto altre cosine. Ho preparato anche le fragoline che le portiamo su. Perché se non... anche il finocchio, che così se c'è anche gli altri, mia mamma. Se non ho capito male, mia suocera fa la lasagna o la pasta al forno? Vabbè, lo vediamo dopo assieme. Sembra una lasagna. Fa la lasagna al forno, quindi Cristian non è contento, perché lui vuole la pasta al forno, gli piace di più. No. Però se la mangia non rompere scatto. E niente, quindi è mezzogiorno e qualcosa, non glielo chiedo, se no vi sveglio anche a voi la Alexa. E ci iniziamo a incamminare in su. Ho fatto il trattamento di igienizzazione della macchina, uno spettacolo, c'è un bel profumo di igienizzato, sembra di entrare in ospedale. E ora lo portiamo su a mia suocera, così glielo facciamo vedere anche a lei, lo facciamo conoscere, lo facciamo provare. Manco fosse che lo marchetto che lo fa. Ma però se è una cosa che funziona, disinfetta. Buona, ci vediamo tra poco in casa di mia suocera. Ecco la Dina che ci ha preparato la lasagna e anche al pesto l'ha fatta. Sì, perché Noemi la vuole al pesto. Ah, E anche Manuel. ah, ok. E allora noi la mangiamo al sugo. Buon appetito. Però ce n'è, se uno la vuole anche un po'. Provare. E un pezzetto c'è. Siamo scesi di quota e siamo andati dal veterinario e ora vado a recuperare Jessica con Bernice, che sono poco più avanti, e vi spieghiamo un po' il tutto. Eccoli qua. Ecco la besuga. La Kinga piange. La besuga che piange, che non vede sua mamma e papà, amore. Brava lei, che non vede la sua mamma che piange perché ha paura che ci facevano del male. Un attimo, zio, calma.
Quindi come vecchiette abbiamo un po' di problemi che già sapevamo, ma ultimamente avevamo visto un po' di gonfiore su una zampetta e vista l'età, vista tutto, ci eravamo già un po' messi con le antenne allarmanti. Dove vado? A Savona. Ok. E perché una bugna così facile ti viene da pensare a qualche tumore. Invece per fortuna l'ha visitata ed è un ascesso che gli si è creato internamente per colpa di questa dermatite che ha e via dicendo. Quindi gliel'ha sgonfiato un po', gliel'ha pulito, disinfettato. Ora gli ha dato l'antibiotico sia per quello, l'aumenti per la zampetta, un po' per la dermatite, un po' per tutto, le zampette rosse, le orecchie, un po' tutto l'insieme, via. E quindi niente, ci ha poi prescritto la Ibrera. Ibrera, la puntura, ci ha data anche un'altra pastiglia da dare insieme alla Librela che in teoria dovrebbe riuscire a coprirla tutto il mese, perché adesso con solo la puntura non la copre del tutto il mese. Vediamo come andrà a finire. Mortadellina, Sei contenta ora che siamo tutti assieme? piangeva, ero lì fuori che la tenevo, che stavano facendo, che c'era un po' di caldo dentro, piangeva. Poverino mio bambino. Allora, siamo arrivati lì per Coop, è già tornato, che Angelo è dovuto andare a fare la plim plim. Eccolo qua, già tornato il boss. Oh, scarico merci fatto. Ora dove andiamo? Andiamo a lasciare te? Sì. No? E poi andiamo a lavare Bernice. Andiamo! Centro spa, casa su 4 ruote. Bagnetto sia. Amore? Madre. Piace fare il bagnetto. Quando la massaggi così, soprattutto bisogna massaggiarlo per 10 minuti. Monnella. Ti fermi poi abbaia. Bagnetto finito. Ora nanna come i bimbi piccoli. Ora bisogna fare tanta nanna. Che è stanca, poverina. Oggi l'abbiamo sfiancata. Veterinario. L'autolavaggio. Adesso farà giusto un po' di pipì. Fino a domani. Fino a domani non si muove di lì. Alla no, pappa. Giusto per la pappa. E poi basta. Monnella. Non la vedi più. È stanca, poverina. Manco se fosse lavata da sola, dici, sai, ha fatto fatica a lavarsi. Ma vabbè, ma è come È stata lavata come i bimbi, sotto le ascelline, fare il va bagnetto. Bella profumata. Torniamo all'ovile. Torniamo all'ovile e valutiamo se andarle a fare già un attimo la cuccia, ce la facciamo o gliela facciamo ormai domani. No, gliela facciamo domani ormai. Ancora Facciamo stasera. uscire mezz'oretta a Pippo. Eh sì, se no poverino. Perché era là poverino da solo. Lo guardavamo con le telecamere. Poi chiamavo- Bobo! Bobo! Dalla finestra. Oh! Basta! Basta! Non so con chi ce l'aveva. Vabbè. Quindi andiamo a far uscire un'oretta a Pippo e poi vediamo per cena cosa fare. Ci valutiamo, ci pensiamo su, ci dormiamo sopra. No, dormiamo no, perché No. sennò non mi sveglio più fino a... Valutiamo. Prima di rientrare alla base, tappa farmacia a prendere le medicine di Bernice. Ho rotto le scatole. Perché? 50 euro, poi domani ne saranno altri 100 e passa. Perché? Cosa hai preso? Le medicine, domani c'è quella della... 50 euro? Sì. Signorina! 50 euro? Vai a lavorare da domani, eh? E domani c'è la librella che sono 135, più mi sa che ce n'è anche un'altra che non c'era. Quindi 150 euro domani partiranno, Oh, 50 sono 200 euro. E qualcuno che si degnasse di dire, vabbè, gli diamo un euro, sai? Ci dà Poi c'è gente che guadagna veramente migliaia di euro, la Prelude, che guadagna veramente migliaia di euro, bucano una gomma e gli regalano 4 gomme nuove. Gli regalano tutto quello che vogliono. E non ne hanno bisogno. Gli regalano 1000 euro ogni live che fanno. Vabbè. Ma noi non ce ne battiamo il bellino. Ma sì. Ora andiamo a far uscire Pippotto. Sì. Bene, quindi alla faccia di tutti, questa sera dobbiamo andare a fare una prova. Jessica deve andare a provare un posto. Ma secondo me se lo immagino. Cosa devo Sì? andare a fare? Mi conoscono bene ormai. Chi mi segue mi conosce bene. Chi mi segue veramente. Andumma, vediamo dove andiamo. Avranno indovinato?
Secondo me sì, qualcuno, Qualcuno, sì, non qualcuno tutti. sì. Quelli che ci seguono veramente sì. Cinese, abbiamo tradito però il nostro amico di Savona. Vediamo come sarà, cosa sarà all'altezza o no. Ve lo faremo sapere tra poco. Iniziano ad arrivare i primi piatti, pollo tonno tataki, quello in soia. Vediamo. Quello è il gambero di Mazancolle e quello era il tonno mio, i due speciali. Gnocchi di riso che in Spagna non li trovi mai dal cinese. Qua ci sono, ce li siamo presi. Là c'è dall'altro manzo. Guardate la tagliatina che bella che è. Questo è uno dei due speciali, è buonissimo, ma è piccantissimo. A me piace il piccante, ma poi ho problemi domani, quindi però lo mangio buono. Altri piatti in arrivo: gamberi sale e pepe, gamberi di Jessica, gamberi, solo gamberi hai preso. Quelli cos'erano più quelli? Mamma, Te l'ho detto, aveva mangiato Jessica l'altro. Picca? Primo giro fatto, ora abbiamo preso l'altro giro, dobbiamo aspettare che ci vengano a prendere la comanda. Per ora direi tutto buono, molto buono, promosso. Altro giro, altra corsa, cono con il tonno, i gamberi, il riso, tonno crudo. Questo è mio, differente. è differente. Buon appetito. Penso che questi siano gli ultimi piattini, l'ultimo carne qua che te la scaldi tu, i gamberi e il branzino. E poi siamo arrivati quasi alla fine. Promosso, a pieni voti. Ora c'è buio e non ci vedete. Stiamo correndo in macchina perché fa freddo. Stasera ci sono le temperature un po' rigidine per i nostri calli. Ma ho lasciato il cinesino acceso. Almeno arriviamo, c'è calduccio. Promosso, a pieni voti.